Ciao amici gatti e amici gatte! Snack e integratori per gatti sono utili? Quando è bene darli? Servono veramente? Eccomi qua con un nuovo video che riguarda l'alimentazione del gatto. Ho tratto spunto da una domanda che mi è stata fatta relativa agli snack per gatti. Se è opportuno darli, se fanno bene, se bisogna evitarli, eccetera eccetera. C'è un po' di confusione anche su questo argomento qua. Allora, diciamo che uno snack ogni tanto non fa male, sono comunque dei cibi preparati dalle aziende mangimistiche che assolutamente non fanno male, quindi non è che diamo veleno al nostro gatto. Sono dei cibi complementari, se mi seguite dovreste sapere che cosa vuol dire, altrimenti poi ve lo spiego più nello specifico. Sono dei cibi appunto complementari, quindi non bisogna dare solo quelli. Lo snack ogni tanto ci può anche stare, però secondo me è una trovata un po' pubblicitaria, diciamo, delle aziende mangimistiche, in quanto un gatto di per sé non ha bisogno di mangiare snack. È come se noi mangiassimo delle merendine o dei cioccolatini. Sono buoni, sono gustosi, si possono dare come premietto e così via, però non devono andare assolutamente a sostituire una dieta bilanciata per il gatto. Anzi, se ne diamo troppi, se esageriamo e così via, rischiamo di andare all'eccesso, quindi di provocare magari obesità nel nostro gatto, di fargli rifiutare il cibo che gli diamo di solito perché lo snack è più gustoso, il gatto magari preferisce mangiare quello e quindi involontariamente magari è controproducente rispetto alla salute del nostro gatto. L'importante nell'alimentazione del gatto è che avere una dieta bilanciata. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere una dieta che copra tutti i fabbisogni nutrizionali del gatto. Questa dieta può avvenire o attraverso i cibi industriali, quindi le crocchette, l'umido e così via, o anche attraverso cibo che possiamo fornire noi al nostro gatto. Tutti questi concetti li ho ben spiegati assieme al dottor Valerio Guigi, che è veterinario esperto in alimentazione del cane e del gatto, nella guida all'alimentazione del gatto, che è uscita poche settimane fa e ve la propongo in questo video, e sono spiegati appunto tutti questi concetti, cioè cosa significa alimentazione completa, cibo completo e cibo complementare, che cosa vuol dire, se è meglio dare crocchette o umido al nostro gatto, se possiamo dare anche un'alimentazione casalinga, quindi preparare noi il cibo per il nostro gatto, e tutta una serie di informazioni anche ad esempio sugli integratori. Anche gli integratori vanno molto di moda in questo momento, vediamo molte pubblicità, sono molto spinti dalle aziende mangimistiche. Ma quando dare un integratore? Ed è veramente necessario? Diciamo che l'integratore, come per gli integratori che riguardano noi umani, è un qualcosa in più rispetto all'alimentazione. Bisogna darlo se ce n'è bisogno. Quindi per un gatto è sempre meglio prima consultare il veterinario, prima di andare a improvvisare noi a comprare integratori o a dare dei cibi integrativi o particolari. Perché solitamente nella dieta del gatto non c'è bisogno di un integratore, a meno che il gatto non sia in carenza di qualche sostanza, quindi di qualche vitamina, carenza di fibra e così via. Piuttosto facciamo attenzione che la sua dieta sia bilanciata, quindi col giusto apporto di proteine, col giusto apporto di grassi, col giusto apporto di fibra e col giusto apporto di minerali e taurina e altro. Trovate trattati tutti questi argomenti nella guida all'alimentazione del gatto. Come si fa a capire se una dieta è bilanciata? Va bilanciata a seconda dello specifico gatto, quindi a seconda della vita che fa il nostro gatto, a seconda che sia sterilizzato o meno, che sia maschio o femmina, a seconda dell'età. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da valutare per capire il fabbisogno nutrizionale di un gatto, e fare attenzione a tutti questi fattori può determinare il fatto che il nostro gatto continui a vivere in buona salute oppure che abbia dei problemi come ad esempio i
calcoli, come ad esempio l'obesità, come ad esempio carenze nutrizionali. Bisogna fare un po' attenzione. L'alimentazione è il primo passo per avere un gatto sano per tanti anni. Vi faccio ora degli esempi su quanto è trattato nella guida all'alimentazione del gatto. Volevo leggervi l'elenco degli argomenti. Quindi trattiamo l'alimentazione naturale del gatto, l'alimentazione industriale, l'alimentazione casalinga, la dieta BARF, cioè l'alimentazione a crudo per il gatto, integratori e vitamine per gatti, quando sono utili, cos'è la taurina, cos'è l'erba gatta, di cui ho trattato anche in un altro video, l'importanza dell'acqua, l'alimentazione del gatto nelle diverse età, quindi l'alimentazione per la gatta che allatta, dall'allattamento dei gattini allo svezzamento, l'alimentazione del gattino in crescita, quindi tutto l'argomento cibi kitten, l'alimentazione del gatto sterilizzato, l'alimentazione del gatto anziano e l'alimentazione del gatto per le patologie più comuni. Poi allergie e intolleranze alimentari, che sono anche questo un argomento molto vasto, l'obesità nel gatto e il fatto che il gatto possa essere o meno vegetariano, che anche qui si aprirebbe una parentesi molto vasta. Quindi vi consiglio per il benessere del vostro gatto di informarvi bene e la guida all'alimentazione può essere uno strumento veramente utile. Questo libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo o anche in ebook. Lo trovate anche sul sito di Micciogatto in formato PDF e inoltre sul sito www.micciogatto.it nella sezione shop trovate anche varie offerte in cui ho unito sia il manuale sull'alimentazione che il manuale sul comportamento, che è un libro anche questo che ho creato assieme ad altri 2 veterinari, che ha qualche anno però è sempre attuale, risponde ai 10 problemi comportamentali più diffusi del gatto, come bisognini in giro, miagoli di notte e così via. Quindi questa accoppiata secondo me è ottima anche da regalare a chi ha un gatto. Quindi trovate l'offerta per i 2 libri insieme. Poi abbiamo un'offerta anche con il libro dei gatti, che è un libro a cui ho collaborato, dove ci sono tante informazioni simpatiche sul gatto, anche questa è un'ottima idea regalo. E poi l'offerta anche con le ultime copie disponibili del calendario di Micciogatto 2021 e anche tutte e 4 le cose assieme. Quindi vi consiglio di fare un giro sul sito per visualizzare tutti quanti questi prodotti. Quindi riassumendo, snack e integratori si possono dare, però attenzione a quanti ne date, non fate vivere il gatto solo di quelli, ma non improvvisate. Se dovete dare integratori chiedete il parere del veterinario, non fate di testa vostra perché magari si può causare un eccesso che non fa bene al gatto, e invece per gli snack magari si può incorrere nell'obesità, che per un gatto è un problema abbastanza grave. Io vi aspetto nel prossimo video. Vi ricordo che su Facebook c'è anche il gruppo dedicato all'alimentazione del gatto relativo a Micciogatto, c'è il gruppo Facebook dedicato al gatto in generale e seguitemi anche sul sito www.micciogatto.it, dove tantissimi argomenti sono stati trattati sia sull'alimentazione che sul comportamento del gatto. Un saluto a tutti, bacioni a tutti, ciao amici gatti e amici gatte!